5 leggende a Venezia, Rialto San Giacometto. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi racconterò di 5 leggende e storie ambientate tutte nel sestiere di San Polo e in particolare nella zona di Rialto presso la chiesa San Giacometto, una delle più antiche della città. Prima, le croci incise sulle colonne del portico delle Fabbriche Nuove a Rialto. Sulle colonne del portico delle Fabbriche Nuove verso l'Erbaria si trovano incise molte raffigurazioni, aventi per soggetto comune la rappresentazione della croce. Dato il luogo, è lecito pensare che le sacre riproduzioni rappresentino una ricerca di protezione e di buon auspicio verso chi si rivolgeva alle magistrature, che qui avevano luogo, o dovute alla presenza di mendicanti che tentavano così di attirare la pietosa attenzione dei passanti e spingerli alla questua. Comunque, se ci farete caso, ce ne sono in tutta Venezia, ce n'è una anche in Calle della Bissa, basta stare un po' attenti. 2. I leoni di San Marco e una croce incisa su una colonna, all'angolo del sottoportico del Bancogiro. I condannati per delitti non di sangue, prima di essere banditi o messi in prigione, dovevano andare da Piazza San Marco alla statua del Gobbo di Rialto. Il Gobbo è una statua che sorregge la scala per salire sopra la pietra del bando, dove venivano letti i bandi e le condanne, e durante questo tragitto venivano frustati. Quando arrivavano alla meta davanti al Gobbo, i condannati si inginocchiavano ad abbracciare e baciare la statua per la fine delle loro sofferenze di quella giornata. La Repubblica trovava che inginocchiarsi e baciare la statua del Gobbo fosse molto sconveniente, per cui decise nel 1545 di far incidere sulla prima colonna d'angolo, tra il sottoportico del Bancogiro e la Ruga degli Oresi, un leone in moeca, mentre legge un libro e una piccola croce. In questo modo i condannati alla fine del loro supplizio avevano qualcosa di più consono da baciare, la croce sotto il vigile controllo della Repubblica. 3. Il fallimento del Banco Garzoni. Ci fu una brutta notizia che girava il 31 gennaio 1500 fra i commercianti di Rialto. Il Banco Garzoni, una delle prime case bancarie della città, stava per sospendere i pagamenti. La notizia si diffuse a San Marco e nello stesso giorno il Maggior Consiglio, geloso dei suoi commerci, deliberava un prestito di 20.000 ducati per 3 anni al Banco Garzoni per i suoi meriti. Quando giunse notizia a Rialto, produsse in tutti un gran sollievo. La protezione del governo diede fiducia e credito al banco. Il 3 febbraio il Maggior Consiglio mandò al banco i suoi deputati, un consigliere, un savio del consiglio e 2 procuratori, per incontrare la famiglia Garzoni e andare insieme a messa per recarsi poi al banco per pubblicizzare i nuovi depositi, e ce ne furono parecchi. Purtroppo il 16 marzo di quello stesso anno il banco tornò a fallire. Pochi giorni dopo i Garzoni furono banditi e il governo nominò 2 curatori del fallimento. A Rialto fu fatta una grida che condannava i banchieri infidi e fraudolenti e prometteva ai creditori del banco la protezione della Repubblica. Il Sanudo nei suoi diari parlò di come fece molto rumore il fatto di aver rilevato il banco e poi aver fallito, e quando Messer Garzoni invocò il perdono in ginocchio, dando la colpa ai forestieri, fu cacciato malamente dal consiglio. 4. I pulpiti mobili all'aperto nei campi veneziani. Nella piazzetta di San Giacometto a Rialto, fin dal 15 dicembre 1542, si decretò con una legge del Consiglio dei 10 la costruzione di un pulpito in legno, dove un religioso doveva predicare al popolo 3 giorni alla settimana. Di tale pulpiti ce n'erano a San Marco, Santo Stefano, e quello di San Marco, oltre a servire di giorno per le prediche, serviva di notte per sollazzi e baldorie, specialmente per il carnevale, e munito di ruote poteva essere spostato da un sito all'altro della piazza. Nel carnevale del 1542 Andrea Calmo, scrittore dialettale, spirito bizzarro e improvvisatore di commedie, pronunciava vestito in bauta dal pulpito di San Marco un discorso satirico con qualche allusione politica che gli costò una bella e severa lavata di testa dal Consiglio dei 10. Nell'ultima notte di carnevale il povero pulpito non aveva più pace, era assalito da tutte le parti da uomini ubriachi e da donne in fregola, e come un matto correva tra la piazza tra le grida, i fastruoni e le urla.
Il pulpito di San Giacometto di Rialto si prestò spesso allo scandalo, essendo vicino al Castelletto, luogo in cui c'erano le donne di malaffare. Forse per questi scandali il buon Casanova nel 1745 con degli amici, un po' brillo, dettero fuoco al pulpito che non fu più ricostruito. Così narra il Casanova nelle sue memorie. 5. Uno strozzador tosatore di monete a San Giacomo a Rialto. Marin Sanudo nei suoi diari racconta che l'8 novembre del 1500 c'era un certo Nicchetta, maestro delle trufferie di stronzare, tosare e scorticare monete e ducati, gli scudi, gli zecchini, che uscivano dalla sua bottega di cambio non avevano mai il peso legale, beneficiando il banchiere di lauti guadagni. Uno dei primi ad accorgersi della truffa fu Sier Mengo Malipiero, il quale, avendo riscosso al banco Nicchetta parecchi ducati d'oro, volle pesarli e trovò che come peso ne mancavano 4, mentre come numero corrispondevano. Tornato dal banchiere per protestare, fu trattato in malo modo e portò quindi querela al Consiglio dei 10, che ordinò subito l'arresto del colpevole, persona già sospetta e di dubbia fama. Venne eletto il tribunale inquirente per accertare le colpe del Nicchetta. Malgrado l'intercezione in sua difesa della grande poetessa del tempo Cassandra Fedele, il processo ebbe termine con la piena confessione. E il 15 febbraio fu condannato a che gli si accavò un occhio e una man in pubblico in piazza San Marco e messo alle 2 colonne, e per 5 anni non gli fu più permesso di aver bando a Rialto. Spero che queste leggende vi siano piaciute, fatemi sapere se ne volete ancora di altri posti. Io cercherò di portarvele. Grazie. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!